Ciao a tutti, in questo video parliamo dell'intossicazione di marijuana e di hashish nei nostri cani. È una casistica sempre più frequente, quella dei cani intossicati da hashish e marijuana. Questo poiché c'è un uso ricreativo di questo stupefacente da parte della popolazione umana e anche perché c'è un uso, diciamo, per curare alcune patologie, per gestire il dolore in alcune patologie, e quindi questo tipo di stupefacente è più frequente di quanto noi possiamo percepire all'interno delle nostre case. Fondamentalmente il principio attivo della marijuana e dell'hashish è il THC, che è meno concentrato nella marijuana e più concentrato nell'olio di canapa, nell'hashish. Fondamentalmente nei nostri cani l'intossicazione avviene per via orale. Fondamentalmente il cane casualmente ingerisce pezzi di stupefacente, però può esserci anche un'intossicazione per via inalatoria attraverso il fumo passivo, quindi ricordate sempre, per chi fa un uso di queste sostanze, di non tenere gli animali nella stanza dove utilizzate queste sostanze, perché possono intossicarsi. Generalmente, ripeto, avviene per via orale, c'è un'ingestione casuale, raramente c'è un'ingestione volontaria dello stupefacente, ovvero il proprietario che decide, o sotto effetto dello stupefacente o perché vuole vedere quello che succede, di dare lo stupefacente al cane. Ecco, non fatelo perché lo intossicate e quindi non va bene. Fondamentalmente cosa avviene quando il cane ingerisce, mangia lo stupefacente? Di solito gli effetti avvengono 30-60 minuti dopo l'ingestione e possono durare fino a 72 ore, perché il THC va a depositarsi nei tessuti adiposi. Quello che avviene è similmente a quello che avviene nell'essere umano, ovvero va a lavorare il THC su recettori cannabinoidi, colinergici, serotoninergici, GABAergici, e quindi dà tutta una situazione a livello di sistema nervoso molto complessa, e quindi possiamo avere dall'eccitazione alla debolezza, alla tassia, allo stupore, all'ipersalivazione, a tremori, a ipotermia, ipertermia, bradicardia, tachipnea, quindi è molto variabile fondamentalmente l'effetto che può avere sul cane. Inoltre ricordatevi sempre che molto spesso, soprattutto l'hashish, viene trattata comunque con altre sostanze, quindi potrebbe esserci un'ingestione di altre tipologie di stupefacenti e quindi può essere più pericoloso chiaramente. Cosa dovete fare fondamentalmente quando il vostro cane ha ingerito dell'hashish o della marijuana? Allora, in piccole quantità non dovrebbe succedere grandi cose, però è sempre meglio portarlo dal medico veterinario, soprattutto se invece ne ingerisce grandi quantità. A volte magari ingerisce dei pezzi importanti perché magari il proprietario l'ha appoggiato sul tavolino, oppure può capitare che magari andate nel parco, qualcuno magari l'ha buttato, perché magari qualche spacciatore per esempio. In quel caso lì, se vedete che sta mangiando, che l'ha ingerito, portatelo immediatamente al veterinario, che cercherà di farlo vomitare. E poi gli darà del carbone attivo per ridurre fondamentalmente l'assorbimento a livello intestinale. Se questo non dovesse avvenire, quindi che il cane ha già manifestato i segni clinici, chiaramente portatelo al veterinario, e il cane dovrà essere gestito ovviamente per valutare chiaramente i vari effetti che si manifestano, fino a tenerlo anche all'oscuro, al buio, per cercare di ridurre i segni e i sintomi sul sistema nervoso centrale. In questo video voglio anche un attimo dare un consiglio. Se per caso siete abituali consumatori di hashish, di marijuana, e vi capita che il vostro animale ingerisce queste sostanze, è molto importante che quando portiate il cane dal veterinario raccontiate quello che è successo. So che è una delle situazioni dove il proprietario cerca sempre un po' di mentire, di prenderla alla larga, però
Se aiutate fondamentalmente il nostro lavoro, ve ne siamo grati, anche perché essendo una sintomatologia neurologica, chiaramente potrebbero esserci altre problematiche, soprattutto se non conosciamo il cane, se è la prima volta che vediamo il cane. Quindi è molto importante che il proprietario, quando il proprio cane ingerisce marijuana o hashish, sia consapevole che deve poi raccontare al medico veterinario quello che è successo, in modo da capire che farmaci usare magari per contrastare l'effetto di un determinato stupefacente e non essere in balia ovviamente dei fatti e ovviamente come diagnosi differenziale in una sintomatologia neurologica possono essere diverse cause, quindi magari perdere del tempo prezioso per aiutare il vostro cane. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.